Ciao a tutti ragazzi, io sono Motionless e finalmente dopo svariate e infinite ore di manutenzione possiamo mettere le mani sulla patch ufficialmente, sulla patch della Pre-Season 2. Andiamo a vedere un po' i cambiamenti vari e possiamo testarla live contro gente in PvP nei vari eventi che ci saranno e andiamo a vedere adesso in gioco. Non perdiamo molto tempo, andiamo subito a vedere un po' cosa ci riserva Konami con questa lunga attesa. Collega, ecco, gli obiettivi inizieranno a andare a palla. Collega Konami D, 200 punti football e una stellina da 2 stelline. Esaminazione ordinaria potete anche togliere, il problema è la descrizione dell'allenatore, va bene. E basta, ok. Cosa abbiamo qua? Punti football, non fare aggiornamento disponibile. Questi sono quelli che abbiamo già letto. Avviso di sicurezza. Basta. Allora, obiettivi. Gli obiettivi sono come quelli. Abbiamo quelli della carriera e quelli settimanali. Sono sostanzialmente quelli che c'erano già negli altri PES, li conosciamo già bene, di completare tutti obiettivi, collegare cose, fare partite, eventi, robe varie, allenare giocatori, ottenere giocatori e roba del genere. Quindi alla fine era una nuova cosa, ma per il football, ma alla fine per quelli che hanno giocato a club di PES non è niente di nuovo. Poi abbiamo il Season Break Login Campaign, che è arrivata live la patch 1.1.0. Sarà disponibile una campagna per permetterti di apprezzare al meglio la stagione 2 che inizierà il 16 giugno. Quindi preciso. Abbiamo AS Roma Triumph Campaign, il trionfo della Roma in conference, celebrato. C'è un evento da giocare, sostanzialmente vinci una partita, poi dipende dalla difficoltà perché è contro il computer, e prendi i punti e ti danno un accordo al buio in cui puoi prendere un giocatore base della Roma a caso. In Barcellona questi qua erano le tre icone, le tre leggende che avevamo visto nell'altro video, nell'anno scorso, in uno dei scorsi video. Quest'altro era stato annunciato dalle varie notizie che avevamo letto sempre nei scorsi video, i giocatori del Chelsea boostati, o almeno dovrebbero essere boostati, ma visto già gente si lamenta che non sono livellati bene, sono livellati proprio malissimo, fatti male. Worldwide Clubs, che è sempre il solito evento. Noi adesso andiamo a fare sbloccare un po' di obiettivi che in realtà abbiamo già fatto, perché se poi andate dentro qua, no, dentro alla squadra 893, fate un po' di cose, vi si sbloccano, cioè, o anche se entrate e uscite, vi si sbloccano gli obiettivi che avete già fatto ma che non li ha segnati, ma se entrare e uscire ve li dà. Ho visto che hanno messo le foto a tanti altri giocatori. Babu, per esempio, non ce l'aveva, c'era il modello 3D in gioco, e adesso ha la foto, mentre Roussillon è rimasto col modello. Ho visto anche altri giocatori, Bayindir, il portiere del Fenerbahce, giocatori di solito, Guardiola qua no, ma comunque giovani, giocatori che insomma non ci avevano. E obiettivi, discutiamo. Finalmente un po' di GP si possono fare in questo modo. Otteniamo tanti, esperienza allenamento 4000, da 4000 che sono buoni per 12. Poi
teniamo GP che non ci dice quanto, ci dice il primo coso e basta, ciao. E quanti ne abbiamo? 182.000 GP e 4.400 punti football. Adesso andiamo a vedere, prima di giocare, andiamo a vedere la contratti con Neymar qua messo bello bello. Abbiamo lista giocatori speciali, abbiamo ovviamente quello che abbiamo già visto, più quello della Premiership scozzese, che non avevamo visto, ma che essenzialmente sono giocatori che fanno veramente schifo. A parte appunto Tavernier, che è un buon terzino, ma questi qua intanto, questi Potm, non si possono livellare, non hanno il livello. Il trending non si possono livellare. Però la cosa anche che non va bene su Tavernier è lo stile di gioco. Lo stile di gioco via laterali è un po' contrattacco, ma 60 è comunque poco. E quindi viene difficile metterlo in una squadra perché perde overall. Poi ci sono questi altri, Diogo Jota Tarocco, che taglia al centro con 80 possesso palla, una buona velocità, un buon dribbling, buone abilità del giocatore. Insomma, direi che i primi due sono decenti, mentre il resto fa schifo. Potrei cercare di prendere Kanté, darebbe una grossa mano lì in mezzo, però tanto sono le 300 monete che mi ha dato Konami l'altra volta che non le ho usate, quindi potrei usarle tranquillamente. Però non so se la mia squadra ne ha veramente bisogno. Andiamo a fare l'evento della Roma innanzitutto. Prendiamo. Vediamo qual è il giocatore che ci capiterà. Andiamo a diminuire la difficoltà giusto per essere sicuri di riuscire a fare l'evento. E poi faremo la partita online con l'evento World Wide Club. Partita finita. Finalmente possiamo andare a vedere che giocatore da Roma ci aspetta. Dobbiamo riscattarlo qua nella posta. Siamo in contratti. Lista giocatori speciali. AS Roma. Tanto speciali, eh. Giocatori base. Ho avuto via giocatori base. Al massimo se te lo dai via ti fai un po' di GP e allenamento. Sperate sia buono perché sennò sono pochi. Veramente pochi quelli che ti danno indietro. E infatti è una stella. Il portiere, cos'è il terzo portiere? Mastrantonio 58. Cioè uno si impegna. Lasciavo principiante difficoltà, facevo così a caso sto evento, non lo facevo proprio. Cioè, uno si impegna, spreca tempo, mezz'ora, perché ti pareggia di fortuna, ti pareggia per sta cosa. Per sta cosa, 100 GP e 100 ESP. No. Altri obiettivi. Sono spariti quelli settimanali. Fa 38.000 GP, nice. Devo fare luce un attimo, arrivo subito. Ah, bene.
Andiamo a vedere un po' che cosa c'è da fare. Qua secondo il computer Ligan Uber Eats, come avevamo visto. Ha detto ancora di nuovo la rimetto, l'hanno già fatta. Eh sì, si basa sui campionati europei, così vai. Quindi andiamo in Worldwide Clubs, andiamo a vedere un po' il gioco contro le persone vere. Anche un po' fuori orario con registrare il video, grazie alla manutenzione di Konami e sto evento della Roma che mi ha fatto perdere più tempo del previsto, ma ok, grazie. E dovevo essere in live a quest'ora. Sì, sì. Siamo contro l'Inter. Tra l'altro aveva un- una valutazione abbastanza buona come squadra. Io ho bisogno di un terzino sinistro adesso, mamma mia. Bisogno di un terzino sinistro nuovo, posso dirlo sì io. In ogni competizione la partita inaugurale è sempre piena di buoni auspici. Partita inaugurale di Pre-Season 2. Ci hanno riservato colpi di scena e grandi emozioni. Siamo certi che anche quest'anno sarà così. La trepidazione e la tensione sono palpabili. Persino l'arbitro sembra Vabbè, immobilizzato. con tutti e due i difensori. Che in questa partita sia all'altezza delle aspettative. Colpisce Palo! tiro battuto. Easy. Iniziamo benissimo. Grande barellino. Che gol! I campioni come lui sanno come sbloccare queste partite. Ha una marcia in più, sia tecnicamente che mentalmente, e l'ha appena dimostrato. Si è avventato sul pallone e l'ha messo dentro. Ha avuto un guizzo da grandissimo attaccante, di quelli che intuiscono prima cosa sta per accadere. Uh. Estremo Le difensore. parate di Donnarumma. Difficile fare meglio di così. Ah, sciopperina. Ed evita il gol. Ti levi. Cerca il tiro. Ottimo Stavo per subire perché quello non si alza e il mio dio. la difesa avversaria ha avuto un Il mio giocatore gli va addosso. Con la palla, la tiene lì. Vabbè, Romario quando salta. prova Benzema. Palla tra le linee. Riceve in ottima posizione. La gioca all'indietro. Ci crede, cerca la porta. Piuttosto sfortunato qui però. Il pallone è uscito di un nulla. Tentativo molto Kovacic nuovo. troppo, diciamoci la verità. Era difficile battere il portiere da quella distanza. Non ce la facciamo con i lanci. Qui pallone sprecato. Roma Quando una volta che abbiamo possesso noi. Milinkovic. Una volta che abbiamo possesso noi segniamo subito. 2 gol in 9 minuti. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. No, brutto passaggio, brutto passaggio, brutto passaggio. Che fantastico, brutto, no? Fantastico. No, brutto passaggio. Sbaglio. Mi ha alloccato quello centrale. Vabbè. 2-1. Rapidi e letali. Hanno sfruttato questo contropiede nel giro di Comunque no, continuiamo a non sistemare il problema dell'occhio dei passaggi. Tranquilli. meno semplice di quel che sembra. Andiamo di kick off. Bang. C'è solo un gol adesso a separare le due Credo che Neymar non volesse farlo. la rimonta. Chissà se ce la farà. Prima finivano sempre. Sempre sotto il portiere, finivano prima. Può andare. Qui c'è Oh sì, la reattività nei dribbling migliorata. Oh sì, senza dover fare le skill. Così, giusto tappando una o due volte la corsa. Vai. costruito tutto Grande Romario. l'iniziativa. Che senso del gol. È riuscito a passare. Roussillon. Ho detto lo voglio sostituire, allora, lo voglio cambiare, allora ha fatto una buona azione difensiva.
Bam! Non c'è storia, non c'è storia. Pure il GDM. Romario, doppietta. È stato invitato al banchetto e non ha rifiutato. Ecco cosa succede a lasciare spazio. 4-1, fine primo tempo. Denziano FC subisce. Sembra riempire l'aria, Fabio. I tifosi avrebbero voluto che il primo tempo 10 tiri a 7, 8 in porta contro 3. su questi binari nella seconda parte. Brutte statistiche di realizzazione per Zenziano. Facile recuperare 3 gol anche se ovviamente in 45 Cos'è questo time? Ah, non lo vedete voi, scusate. relazione. Benzema. Depay. E c'è il gol. Ho sbagliato. Ho sbagliato, non ho selezionato Impressionante, gol d'accademia. Da mostrare quell'altro lì. Era Upamecano, non lo so. a quanto pare una volta tanto Non l'ho selezionato, ho sbagliato. qui merita tutti gli applausi. Non mollano. Hanno trovato un gol importante. Guadagna metri. Ah, io... Spero anch'io che sia così. Le squadre che cercano di sfruttare al massimo. Può tentare la conclusione. Di prima! Milinkovic! Davi! Luce per gli avversari. Doveva solo appoggiarla in porta. È stato lasciato troppo libero. Gli hanno concesso troppo spazio e lui si è preso tutto il Cos'è successo alla palla? Perché è schizzata via? Ma che cavolo la tocchi? Uomo. C'è spazio, occhio. Occhio al Da dove è passato? Dove è passato? Possesso stretto. è uno spettacolo che da solo. Tripletta. Continua l'azione, la riconquista. Nell'altro pass. Colpo di testa. E la schiaccia. E sono 4. 7-2. Incredibile. Gol è sempre una soddisfazione. Poi Romario ti arriva lì così, ti salta. Pam. Schiacciata. Avversari. I tifosi della ben fatto. E finisce così. Ottima. Buona impressione di questa patch. Molto molto. Stai zitto un po'. Grazie. Mi è piaciuto la partita, molto bella contro il ragazzo poverino che ha subito. E molto più fluido nel dribbling, nel possesso stretto. Mi raccomando, controllare con L1, LB, mi sembra, per Xbox. Buono il possesso stretto, buono il dribbling senza skillare ma solo andando in levetta analogica a sinistra e qualche tap di corsa per magari allungarsi la palla, fintare, schivare il giocatore avversario. Molto molto positiva questa partita. Poi magari lo insulto male quando iniziano a perdere, tutte mi pestano, fa niente, questo è il gioco. Però già ci sono margini di miglioramento che si possono notare. Molto molto bene. Mi è piaciuto. Noi ci vediamo nel prossimo video che sarà sul mobile. Il prossimo video che uscirà dopo di questo sarà su eFootball Mobile. Per quanto riuscirò a registrare comunque perché il mio telefono sta morendo e potrà esserci tanta lag, quindi vedrò se viene bene, ok, se è così così, ok, se fa schifo, ciao. Se il video vi è piaciuto lasciate mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, commentate, condividete con tutti i vostri amici e noi ci vediamo nel prossimo video.